Buonasera a tutti i nostri amici, buonasera Flavio, grazie della tua presenza anche questa sera. E vogliamo inaugurare una nuova serie di filmati dedicati all'interpretazione e al significato delle rune. Allora, in questo momento stiamo trasmettendo in diretta, però poi questo filmato si potrà vedere in differita sul canale YouTube che verrà aperto tra poco con il nome I turisti della conoscenza. Questo canale poi conterrà anche molti altri argomenti molto interessanti, però per il momento lo iniziamo appunto con questo filone, cioè l'interpretazione e il significato delle rune. Quindi buonasera Flavio, ciao. Buonasera a te e benvenuti agli ascoltatori che ci seguono in diretta e soprattutto a quelli che ci seguiranno in differita perché potranno metterci eventualmente dei commenti ai quali risponderemo con calma, come sempre, ma Certo. con impegno. Ecco, per cui li chiameremo i nostri amici turisti della conoscenza. Chi ci segue sarà un Esatto. turista anche lui. Allora, se sei d'accordo, caro Flavio, senza ulteriori indugi, partirei con un po' di domande che mi sorgono su questo argomento. Mm? Perfetto. Il titolo di questa sera avevamo pensato di fare Cosmogonia norrena, ok? E quindi la prima domanda, che per me che sono ignorante, è se mi dai una spiegazione sul termine cosmogonia, che è facilmente da parte mia lo posso facilmente confondere con un altro termine che è cosmologia. Quindi se ci dici la differenza tra cosmogonia e cosmologia, a te la parola. Benissimo. Allora, iniziamo subito con questo difficile compito. Partiamo dalla cosmologia. La cosmologia è considerata la scienza che studia il cosmo e per cui il concetto di universo e i vari pianeti che partecipano alla completezza di questo universo. La cosmogonia invece è un'interpretazione di questi pianeti, quindi quando parliamo per esempio del concetto della Genesi, come si è creato il mondo, eccetera, eccetera, quella non è una scienza che studia effettivamente la nascita del nostro sistema solare, ma bensì è un'interpretazione che tra l'altro permette anche di aprire il dialogo con gli eventuali effetti che questi pianeti hanno sull'umanità, per cui è una considerazione che si allarga anche a concetti emozionali, a concetti comportamentali, eccetera, eccetera. Per cui la cosmogonia, che è quella che guardiamo noi, perché non pretendiamo di farne una scienza esatta, ma bensì di riportare quella che era la visione interpretativa di questi antichi progenitori del nord Europa, spesso conosciuti col nome di vichinghi, però in realtà diciamo che il nucleo iniziale era proprio legato più che altro alla parte scandinava, quindi alla Norvegia, come la possiamo considerare come nazione adesso. E per Mhm. cui questa è la cosmogonia. Da qui parte poi tutto il discorso della costituzione di questo piccolo universo che loro hanno immaginato e che ci hanno trasmesso con pochissima letteratura, nel senso che i libri che si possono trovare, tra l'altro tradotti, per cui riportati poi all'originale più antico che ne parla, risale all'800 d.C. ed è stato scritto tra l'altro da un cristiano che aveva già abbandonato, almeno teoricamente, l'antica religione dei vichinghi, ma che ancora riportava ciò che nei tempi precedenti era stato trasmesso in termini esclusivamente orali. Praticamente se la raccontavano, ma la scrittura è venuta fuori molto più avanti.
Per cui io a questo punto potremmo anche partire già con una visione generale Sì, assolutamente. e con altre domande, per cui intanto che lancio l'immagine, spero non... ecco qua. Così a prima vista mi ricorda, anche se in maniera molto vaga, ci sono delle similitudini con la struttura dell'albero della vita della tradizione ebraica. O sbaglio? Allora, similitudini a livello di immagine ci sono. C'è una grossa differenza in realtà tra la visione ebraica antica e quella norrena. Dobbiamo prendere in considerazione il popolo nordico molto attivo dal punto di vista della navigazione, della ricerca di zone che fossero più ospitali per loro, per cui era gente che viaggiava molto, ma scriveva pochissimo, anzi non scriveva pressoché niente, e in termini di filosofia e per cui di struttura mentalizzata del loro mondo erano piuttosto semplici, per cui rispetto alla concezione ebraica qui c'è un filone molto più lineare, più semplice. E l'altra cosa è che è puramente animistica, per cui non prende in considerazione la possibilità di rivolgersi, anzi non lo pensano proprio, come eventuale possibilità non la considerano, all'ente creatore, che è al di fuori di tutto ciò. Mentre invece nell'albero della vita questa apertura di comunicazione eventuale con l'ente creatore c'è. Quindi noi siamo su un livello molto più animistico e pertanto anche volendo meno soggetto a interpretazioni elaborate ma anche ad errori di interpretazione. È una cosa molto lineare. Ho capito. E poi vedo questa differenza, c'è questa, vedo un'ellisse, quindi che collega 1, 2, 3, 4, 5, 6 pianeti, giusto? Con un Sì, centrale. collega i quattro. In realtà l'ellisse è stato disegnato che attraversa anche gli altri due pianeti che stanno sull'asse verticale. In realtà quell'orbita è relativa ai 4 pianeti esterni. Ai 4, Per cui, ok. e infatti la considerazione è che l'asse verticale, per cui i 5 pianeti che partono, più che pianeti chiamiamoli mondi, perché non sono pianeti fisici, ma sono dei mondi paralleli al nostro. Per cui i 5 che sono sull'asse verticale sono statici, per cui rappresentano la partenza dall'alto al basso o dal basso all'alto, dipende da come la vogliamo vedere, per cui un asse fisso. Gli altri 4 invece ruotano attorno, per cui sono considerati in movimento e per cui il loro movimento influisce in modo variabile in base al tempo. Comunque sono sempre presenti e nel pensiero nordico erano equidistanti, per cui abbastanza stabili tra loro, ma non fissi, per cui non sono dei mondi paralleli fissi, sono più dinamici. Ok, se ci puoi spiegare allora il significato o i simboli di questi che rappresentano questi Benissimo, mondi. allora cominciamo dalla storia del primo. Ecco qui. Allora, il primo mondo che i nordici hanno pensato come esistente è questo mondo Niflheimr. Heimr significa proprio mondo, per cui il nome effettivo sarebbe Nifl e basta, che è un mondo oscuro, un mondo che nasconde al suo interno tutto ciò che potrebbe celare, ma è avvolto nell'oscurità e nella nebbia, per cui è il mondo dove ci possono stare tutte le paure degli uomini. Comunque in ogni caso è l'oscurità, no? Per cui quell'ente creatore che non viene preso in considerazione, quando ha messo in moto le sue palle da biliardo, la prima che ha lanciato è questa ed è la foresta oscura di Dante, quella che può nascondere qualunque cosa.
Il secondo mondo che è stato pensato, lo togliamo e aggiungiamo il secondo, eccolo qua, è esattamente il suo complementare, anche come posizione è quello che crea con il precedente una bilancia e si chiama Muspelheim. Questo è il mondo del fuoco, del calore, della luce abbagliante. I nordici pensavano che fossero effettivamente abitati da alcune entità che rappresentavano anche a livello comportamentale ciò che il mondo diceva. Per cui se sul primo mondo che abbiamo visto prima c'era l'oscurità, gli esseri che popolavano questo mondo erano personaggi oscuri, misteriosi e che facevano paura e intangibili, perché si pensava che appunto nell'oscurità, per di più avvolta nella nebbia, fosse pressoché impossibile vederli e percepirne la presenza. Quindi le paure erano sul primo e qui invece c'è il fuoco, per cui il fuoco considerato come anche la focosità delle persone, la focosità del guerriero, la focosità di chi vuole combattere la propria vita, chiaramente con il rischio di prendere fuoco, perché in ogni caso tutti questi aspetti possono celare un loro lato negativo. Quindi l'inizio della creazione avviene separando, un po' come viene detto anche nella Bibbia, il buio dalla luce, il nero dal bianco, per cui la separazione di questo piccolo universo in due mondi che si contrappongono, in due stati che si contrappongono, addirittura potrei dire che il numero 1 è il no e il numero 2 è il sì, per cui l'inizio è separiamo il buio dalla luce e apriamo la dualità che è ovviamente rappresentata in modo equilibrato perché i due mondi sono equidistanti tra loro. Perfetto. Poi chi arriva subito dopo questo inizio di separazione delle cose, arriva, questo lo togliamo e mettiamo il terzo, eccolo qua, il terzo mondo, che si chiama Vanheim, è una sorta di paradiso terrestre abitato da entità non primordiali ma primitive, perché seguono in modo perfettamente regolare le leggi della natura. Quindi sono degli esseri che stanno nel loro ambiente naturale e non hanno ancora, un po' come l'Adamo ed Eva ante cacciata dal paradiso terrestre, il concetto di scelta personale, per cui di libero arbitrio, pertanto perfettamente armonici con queste leggi del loro mondo, dove non c'è bisogno di cercare nulla, perché tutto quello che si deve cercare è già presente nella vegetazione, per cui è questo piccolo paradiso terrestre, è il primo prodotto della suddivisione tra luce e oscurità. Ok. Il nome l'ho detto, Vanheim, perché questa popolazione, queste entità che abitano quel mondo sono i Vani, e per cui considerati poi in seguito delle predivinità, cioè le prime divinità che gestivano in modo naturale il loro ambiente. Ho capito. Quindi passiamo al quarto, voilà, eccolo qui. E qui c'è la prima sorpresa nel concetto cosmogonico dei norreni. Non parte come quarta posizione il complementare del numero 3, perché ci sarebbe da aspettarsi, dice, viaggiamo sempre in parallelo, e invece il numero 4 è quello praticamente arancione, è il secondo a partire dal basso dell'asse verticale, e questo è il mondo che è chiamato Svartalfheim, per cui il mondo degli elfi oscuri, popolato da personaggi che
erano pensati come viventi all'interno della profondità della Terra, dediti alla costruzione di oggetti metallici, per cui sempre impegnati davanti alla loro fucina con il loro fuoco a costruire questi oggetti, alcuni dei quali anche impregnati di magia, per cui avevano, nonostante non venissero mai alla luce del sole, per cui vivevano sempre sottoterra, però con quella primitiva e primordiale magia che possiamo pensare appartenesse all'antichità più antica, quelle capacità di percepire determinate formule che poi addirittura imprimevano anche nei loro prodotti artigianali o addirittura direi artistici, perché per esempio quando arriveremo poi agli dei che gestiscono il tutto, ne approfittavano di queste capacità di fabbro e di incisore per farsi costruire per esempio la lancia di Odino, che era la divinità, diciamo il boss della divinità che vedremo più avanti, era stata forgiata proprio da questi elfi oscuri o nani che dir si voglia. Tra le altre cose, per chi volesse vederli e interpretarli più visivamente, il Signore degli Anelli è non è un film suo solo, è una serie di film realizzati, oppure il libro. Ecco, li rappresenta abbastanza bene, con chiarezza, anche dal punto di vista visivo, andarsi a vedere i film. Questi nani sono dei personaggi bassi di statura, però massicci, muscolosi, gente che lavora alla pesante, voglio dire. Nel Signore degli Anelli vengono fuori dal loro mondo sotterraneo per necessità, però generalmente erano considerati sempre come abitanti del sottosuolo, caverne con fucina, per cui quelle fiamme che all'interno del pianeta Terra effettivamente ci sono, il calore che poi esplode coi vulcani. Bene, adesso passiamo a quale mondo? Adesso siamo arrivati al quinto ed eccolo qua. Oh, adesso effettivamente c'è l'equilibratore complementare del numero 3, per cui il 5, il suo nome è Jotunheimr, per cui il mondo di Jotun. Questo era immaginato come popolato da giganti, per cui da personaggi di grande potenza fisica e addirittura molto longevi per quello che riguarda la loro esistenza, che in ogni caso, sottolineo, non fa parte ancora del pianeta Terra perché avevano il loro mondo là fuori. Non è esattamente un equilibratore del paradiso terrestre del numero 3, però questi giganti non erano esattamente come gli abitanti del 3, che non avevano la necessità di esprimere il libero arbitrio. Questi soggetti erano considerati dei giganti di ghiaccio perché privi di emozioni. E quindi di nuovo seguivano le loro procedure, però diciamo che il libero arbitrio non era stato ancora preso in considerazione neanche per loro. Tant'è vero che poi quando arriverà il cosiddetto Ragnarok, cioè la fine del mondo, poi ci sarà una lotta furibonda e feroce anche tra personaggi che non appartengono soltanto alle divinità e al pianeta Terra, ma bensì anche questi giganti di ghiaccio avranno il loro ruolo, esattamente come i giganti di fuoco del numero 2 e le ombre del numero 1. Comunque, al di là di queste sottigliezze, possiamo finalmente passare al sesto. Sì. E qui il sesto, eccolo qua, è sopra a quello centrale, per cui di nuovo siamo in antitesi con il numero 4, per cui siamo dalla parte opposta e creiamo una nuova bilancia, e questo è il mondo degli elfi chiari, che possiamo immaginare vagamente come dei personaggi molto corretti, ligi,
magari non facilmente preda delle commozioni, per cui anche loro non particolarmente emotivi, ma molto rigorosi e rispettosi di quelle che sono le leggi che loro considerano giuste. Nel Signore degli Anelli sono alti, magri, biondi e anche piuttosto carini, in contrapposizione con gli elfi scuri del 4, i nani, che invece sono barbuti e piuttosto scuri anche di carnagione, a dispetto del fatto che stavano sottoterra, quindi il sole non potevano prenderlo più di Esatto. tanto, comunque al di là di quello. E Ok. finalmente, se rimuoviamo il numero 6 e passiamo al 7, eccolo qua, c'è il nostro mondo finalmente al centro di tutto il sistema che lo circonda. Il numero 7 è centrale, è chiamato Mannheim, per cui Pianeta dell'uomo. mondo degli uomini. Mondo No? Eh sì, il mondo degli uomini è al centro di tutto, quindi se guarda, teoricamente, se lancia lo sguardo verso l'alto, vede questi elfi chiari, e se guarda verso il basso, vede che sotto il suolo, sotto la superficie del suolo terrestre, ci sono questi nani che forgiano i loro oggetti preziosi e magici. Ah, ecco, tra l'altro ho dimenticato, i nani oltretutto sono piuttosto avidi, per cui soggetti all'accumulo e tendono anche a essere piuttosto gelosi delle loro cose. Questo mondo degli uomini che è lì in mezzo, per cui in pratica è un centro del piccolo universo, ma ha un qualcosa che sta sopra e qualcosa che sta sotto. Non dobbiamo considerare gli elfi come angeli, però alcune cose che li rendono simili ci sono, e alcune debolezze come quella dell'avidità dei nani li farebbe sembrare una sorta di diavoletti, ecco. Diciamo che sono soggetti a debolezze non umane ma loro personali, che praticamente potrebbero anche essere contagiose per l'uomo, esattamente come se l'uomo volesse farsi contagiare dalla purezza degli elfi chiari, ecco, potrebbe farlo amabilmente. Ora, il mondo degli uomini è inutile che ne parliamo perché ci stiamo dentro, e dopo che tutto questo sistema praticamente si è creato, occorre che agli elfi chiari vengano date delle regole, e per cui che ci siano delle divinità intermedie che regolano e danno l'impulso sia gestionale che comportamentale a tutto l'universo. Queste divinità intermedie sono gli Aesir, e per cui il mondo si chiama Asheimr. Non è un vero e proprio paradiso, ma gli assomiglia abbastanza. Più che altro è un mondo dove tutto quanto si svolge guardando dall'alto al basso, per cui le divinità intermedie sono come il consiglio d'amministrazione di una grande multinazionale, e quindi dirigono e fanno sì che in qualche modo le cose funzionino come devono funzionare. E questo è Helheimr, e praticamente sono gli inferni. Soprattutto nella visione nordica, gli inferni principali erano due. C'era un inferno per gli ignavi, per cui rispetto alla Divina Commedia di Dante, dove c'è un'articolazione notevole per quello che riguarda i peccati, la semplicità del nordico diceva soltanto che sarebbe andato all'inferno chi non faceva niente, e quindi chi non si rendeva utile per la sua società, quindi i fannulloni e gli ignavi, e peggio ancora i traditori, quindi chi non si schierava e non si rendeva utile, e chi invece si rendeva dannoso, e quindi come traditore in fingardo e spedito nell'inferno più profondo. Questa qui è la struttura di tutto il sistema, con la sequenza per cui dopo che sono nati gli uomini, sono nati gli dei che devono governare il sistema.
Dopodiché, quando gli dei hanno deciso come si governa il sistema, veniva fuori il rischio di finire all'inferno se non si seguivano le leggi delle divinità superiori. Per cui questa è la cosmologia in generale. Con la sequenza, sì, quindi è una sequenza temporale, giusto? Sì, sì, sì. Ma quindi il pianeta Terra, quindi l'uomo può subire gli influssi di ciascuno degli altri mondi che abbiamo visto, giusto? Sì, può subirne gli influssi, tant'è vero che proprio nel racconto dell'Apocalisse, per cui del Ragnarok, gli uomini non partecipano a questa grande guerra. Loro subiscono gli influssi in modo talmente evidente che alla fine del combattimento tra i vari personaggi che si scontreranno, rimangono soltanto due umani che erano praticamente nascosti in una foresta e vivevano soltanto di ciò che la terra gli poteva offrire, e da lì partirà tutta una nuova generazione di umani. Dopo il ricambio generazionale, quindi dopo che il consiglio d'amministrazione di queste divinità ha lasciato il posto a un nuovo consiglio di amministrazione che entrerà in azione a seguire, dando nuove regole di gestione e anche nuovi comportamenti per gli umani che ripopoleranno di nuovo il pianeta Man e il Mannheim. Ma scusa, non ho capito tra quali mondi scoppiò la guerra? Tra gli asi, tra le divinità e Quindi tra il mondo 8. tra il mondo 8 e l'1 e 2 che partecipano, entrambi. Per cui gli abitanti del mondo del fuoco andranno a ripescare anche alcune ombre del mondo numero 1, quelli nascosti nella nebbia, e ci sarà una sorta di contaminazione. La storia è piuttosto lunga e complessa, una contaminazione dei due opposti che tenderanno a schiacciare il mondo di nuovo all'interno di un uno. Per cui se l'inizio è partito dalla suddivisione dove un'unità è stata divisa in due, e poi i due poli che hanno dato origine a tutto tendono a schiacciare l'intero universo, cosa che nel racconto non succederà, però, perché verranno sconfitti entrambi, quindi nonostante le forti perdite degli dei, in ogni caso la generazione successiva saranno figli di dei che prenderanno il potere e che gestiranno in modo differente l'andamento di questo piccolo micro, anzi questo piccolo macrocosmo, ecco, per essere precisi. Per Cavoli, cui è una rappresentazione molto articolata, cioè molto, direi, completa di un po' tutte le sfaccettature della vita. Cioè, questi erano prima, cioè, in che periodo, a che allora, periodo si può questo far risalire? sicuramente prima addirittura dell'avvento di Gesù Cristo, per cui in era pre-cristiana. Poi hanno portato avanti la loro religione animistica fino all'VIII-IX secolo, anche un po' di più in Islanda, che essendo abbastanza isolata e fuori tiro, ha mantenuto le tradizioni fino a circa l'anno 1000. Comunque, in ogni caso, diciamo che queste tradizioni alla fine sono state mantenute ugualmente, perché come spesso si rileva, le festività vanno poi a coincidere come date in modo molto prossimo a quelle che sono state portate dal cristianesimo, e quindi diciamo che le radici sono andate avanti anche a continuare a vivere anche in futuro. Bisogna tenere presente che nella loro visione molto semplice
i punti fermi erano l'inizio della primavera, il centro della primavera, l'inizio della primavera, la fine dell'inverno, eccetera, eccetera, per cui erano festività che si basavano sui cicli della natura. La festa del raccolto, eccetera, eccetera. Poi sulla base del tipo di festività venivano coinvolte anche alcune di quelle divinità che facevano capo ad Alzheimer, per cui quando si parlava di raccolto c'era la divinità che gestiva le forze della natura, quando si parlava di altre cose venivano invocati le potenzialità della divinità idonea. Molto simile anche come si riesce a tirare dei paralleli anche con le divinità greche, per cui c'è una forte similitudine anche con quei personaggi. A questo punto dobbiamo aggiungere il particolare più sconvolgente, che è il seguente. Tutti questi mondi sono raffigurati come a sé stanti, tranne l'orbita attorno alla quale girano i 4 esterni. Sì. In realtà, siccome noi dobbiamo affrontare il tema delle rune, in realtà tra loro questi mondi sono collegati idealmente da strade, che sono strade di 3 tipi diversi. Premetto, queste strade non passano attorno ai mondi per andarli a scavalcare e mettere in contatto il 9 con l'8, per esempio, no? Per cui le rune sono le strade che collegano quelle sfere, quei mondi che possono essere collegati in linea diretta. Quindi ci sarà, se vogliamo vedere, un collegamento dall'1, che è quello nero, al 9, che è quello violetto, dall'1 al 6, dall'1 al 7, dall'1 al 4, dall'1 quello sotto al 3, dall'1 al 9, ma sicuramente l'1 non potrà entrare in contatto diretto con il 2, perché c'è di mezzo il mondo degli uomini. Quindi le rune rappresentano le strade che collegano i mondi che possono essere collegati tra loro. Non ho capito perché non vedo i numeri, adesso faccio fatica. Non puoi rimettere l'immagine con i numeri? Rimettiamo l'immagine con i numeri, assolutamente sì. Hai perfettamente ragione. Tolgo dal palco questa e aggiungo al palco l'altra. Ecco fatto. Ok, allora dicevi l'1 può entrare in contatto con l'8, con il 6, con il Scusa, 7. perché l'8? Non c'è l'ellisse sull'8? No, non c'è di mezzo niente che lo Ah, ostacoli. ok. Per cui se non c'è, allora l'1 non può entrare in contatto con il 2 perché c'è il 7 di mezzo. Per cui Certo, sì, ok. se idealmente un percorso dovesse portare dall'1 al 2, deve fare 1, 7, poi 7, 2. Quindi non è una linea unica, ma bensì sono dei passaggi intermedi. E quello che stavo accennando prima è che ognuna di queste vie è collegata ad una runa, per cui la runa è un simbolo e come tutti i simboli, ne abbiamo parlato a dismisura negli altri vari filmati, ogni simbolo è un concetto o un insieme di concetti, per cui ogni runa ha un significato molto preciso e la differenza che ci può essere tra una runa e l'altra, quindi ci sono 3 categorie, diciamo, di percorsi, dove ci può essere un percorso diretto, per cui una strada a senso unico percorsa nel senso corretto, sì. E lì chi viene in qualche modo guidato dal concetto della runa deve soltanto essere in sintonia con il concetto stesso. Facciamo un'ipotesi banale. Diciamo che io voglia cambiare casa e mi capita la runa che mi dice vai sul monte. Faccio un'ipotesi astrusa, le rune non hanno questo significato. Ecco, l'unica cosa che io posso fare quando la runa mi dice una cosa del genere è ubbidire e cercare di fare il meglio che io posso per seguire l'indicazione della runa. Allora,
se non entro in conflitto, non sbaglio e non compio degli errori, tutto andrà come il fato ha deciso che vada. Quindi io allineo quello che si può chiamare il mio destino personale alla grande legge del fato. Se destino personale e fato vanno d'accordo, tutto andrà. Per cui qui possiamo immaginarci la manifestazione della sincronicità junghiana. Certo. Se tu Ok. fai quello che devi fare, perché è corrispondente a ciò che tu sei, tutto ti porta nella direzione corretta. Altre strade invece possono essere, per esempio, percorse in senso opposto. Quindi percorrere una strada a senso unico contromano è ciò che viene definito una prova iniziatica. Mhm. E quindi se sei fortunato, velocissimo e non arriva nessuno dall'altra parte, tu hai sfidato te stesso, hai dato una forte, grande dimostrazione di coraggio e di abilità e raggiungi l'obiettivo. La prova iniziatica è come la prova di passaggio del ragazzino pelle rosse che diventava un uomo, cioè non era uno scherzo, però alla fine, superata la prova, c'era un salto qualitativo notevole. E qui tutto quanto in questo contromano si basa sul coraggio, l'intento, la determinazione e così via. La terza possibilità è invece la strada a doppio senso di marcia, dove possiamo immaginare che se io sto cercando di cambiare casa, Sì. la runa mi dice devi scegliere sulla base di quello che sei e mi propongono due case. Se io scelgo quella giusta per me e quindi allineo di nuovo il mio destino personale alla volontà del fato, allora tutto andrà bene. Se scelgo quella sbagliata, mi troverò a dover tornare indietro e ricominciare da capo. Ecco, le rune danno queste indicazioni, per cui nelle prossime puntate ne prenderemo magari in esame 2 alla volta e vedremo che la semplice estrazione della runa, praticamente le buttiamo tutte quante in un sacchetto, tiriamo fuori una runa e questa runa ci parla, ci dà delle indicazioni. In totale sono 24. Perché corrispondono alle 24 combinazioni di E questi alle numeri. 24 strade percorribili, esattamente. Che storia Ecco. interessante. E adesso aggiungiamo la parte esagerata della situazione. Per quello che riguarda la nostra tecnica che utilizziamo e che conosciamo, questi 9 mondi sono Sì, rappresentati da 9 placche cutanee, per cui 9 zone della pelle, e ognuna di queste zone può essere messa in contatto con un'altra seguendo una runa. Per cui non stiamo più parlando dell'estrazione casuale o addirittura ispirata di una runa incisa su una pietra e tolta da un sacchetto, bensì dalla rilevazione della sensibilità cutanea si può scoprire di che cosa ha bisogno e per cui che cosa il tuo corpo fisico nella sua parte esterna, per cui la zona cutanea, ti sta chiedendo come consiglio runico. ma mi fai un esempio? Ognuno di questi mondi è un cerchietto sulla pelle del braccio sinistro, per cui non dell'avambraccio, ma proprio del braccio, Sì, e sempre su questo braccio i 9 mondi sono rappresentati più o meno con le stesse proporzioni che abbiamo lì nella fotografia. No? Per cui abbiamo proprio disegnato su di noi, probabilmente tramandato da tante generazioni a questa parte, abbiamo tutte le zone che si interfacciano con ognuno di questi 9 mondi. Se io li vado ad esaminare e controllo la differenza di sensibilità cutanea che c'è tra sì. loro, per cui faccio una tabella, li misuro tutti e 9, verifico
sia la sensibilità e sia la capacità di assorbire le microcorrenti elettriche, per cui una bassa resistenza cutanea, quel mondo è in sovraccarico. Per cui da quel mondo in sovraccarico, per cui in sovraeccitazione, io ne sceglierò uno molto debole per trasferire parte della sua energia al mondo che ne ha bisogno. Facciamo finta di aver trovato il numero 2, che è il mondo del fuoco, che sia molto più sensibile, iperattivo rispetto agli altri, Sì. mentre il 7, che è il mondo degli uomini, è basso. Che cosa faccio? Prendo la parte dell'energia in eccesso dal mondo del fuoco, lo trasferisco sul mondo degli uomini e questo percorsino è contraddistinto da una runa e porterà l'impegno, l'entusiasmo, la focosità nella realizzazione sul mondo degli uomini, per cui nelle cose che tu stai facendo, che altrimenti, se non fosse stata indirizzata, ti avrebbe bruciato interiormente. Questa scoperta da chi è stata fatta? Spiegaci un po'. Allora, questa scoperta è stata fatta da noi, io e Samantha, praticamente, che in alcuni casi siamo riusciti a estrinsecare delle misteriose avventure metafisiche, perché in precedenza, su consiglio di altri operatori che collaboravano, avevamo preso in esame appunto l'albero della vita che avevi citato tu all'inizio, scontrandoci con un forte rischio di delirio di onnipotenza in alcuni casi. Per cui quello l'abbiamo trovato di difficile gestione. Allora abbiamo detto, beh, cerchiamo qualcosa di più semplice, diciamo che sia più gestibile e più lineare. E di più semplice non c'era granché, perché se avessimo preso le divinità greche non ne saremmo usciti, visto che come mitologia è immensa. Pellirossa Nord America non si sa praticamente niente. L'unica cosa che c'era disponibile, seppure un po' vaga e non molto ricca, era questa. E quando siamo andati alla ricerca appunto delle posizioni, le abbiamo trovate tramite le solite procedure di utilizzo della zona scanner affinché si attivassero le placche corrispondenti, quindi il corpo umano riesce a leggere anche degli impulsi inviati da fuori. Li abbiamo trovati, poi abbiamo fatto diciamo 4 anni di sperimentazione prima di avere le idee chiare, sperimentazione e studio di ciò che i norreni dicevano, eccetera, eccetera. Quando siamo riusciti a mettere ordine in questo piccolo universino personale, a quel punto abbiamo utilizzato la tecnica come al solito, andando a valutare effettivamente come il corpo rispondeva e come rispondeva al trattamento la psiche del soggetto in questione. Raccolta una casistica abbastanza estrema, con degli effetti di sincronicità junghiana, come si diceva prima, in alcuni casi particolarmente evidenti, e altre volte la prova era troppo ardua da superare, eccetera, eccetera. Comunque ci sono delle risposte abbastanza importanti, soprattutto in ciò che una persona avverte dentro di sé. Non è di facile gestione, questo devo convenirne. È una cosa molto potente. È una cosa molto potente, quindi che va trattata con la dovuta cautela e non senza avere messo in atto precedentemente tutto ciò che può dare la conferma della fattibilità di un percorso di questo genere. Complimenti comunque, perché deve essere stata un lavoro veramente, cioè anche solo pensare di disegnare su quale parte del corpo, tu dici cioè sulla spalla, ma penso che ci avete lavorato, cioè ci avete studiato prima di metterle. Allora, in realtà utilizzando quella zona della pelle che riesce a leggere le immagini, 2 di questi mondi si sono evidenziati da soli, come a volte capita. Per cui la proprietà di trasmettere degli arrossamenti che sono leggibili
da parte della pelle, quello ci ha aiutato. Dopodiché, avendo più o meno il disegno di com'era, siamo riusciti poi a tracciare anche gli altri. Una volta che abbiamo avuto la certezza, ci sono state altre persone che hanno deciso di fare un percorso di questo tipo, ma ormai avevamo la certezza abbastanza solida, diciamo, ecco. Comunque questo tipo di percorso è un percorso, diciamo, che non riguarda gli aspetti meramente fisici piuttosto che problematiche. Di fisico non c'è assolutamente niente, tranne proprio se volessimo prenderla molto alla larga, potrebbe esserci un sovraffaticamento del fegato per il mondo 2, che è quello del fuoco, o uno stato infiammatorio, ma è veramente molto trasversale. Lavorare con questa cosmogonia non dà degli effetti fisici, dà degli effetti metafisici, quello sì, assolutamente. Per cui capitano delle cose. Quando prima ho fatto l'esempio della strada a doppio senso, una persona indecisa che non sapeva se cambiare lavoro oppure rimanere nel posto dove si trovava, gli si sono presentate due opportunità contemporanee, praticamente quasi sovrapposte, ha dovuto fare la scelta e sulla base di quello ha potuto imboccare la strada che più gli si confaceva. Cambiamenti fisici assolutamente niente, perché se parliamo di essere contento di quello che ha fatto, sì, vabbè, anche il fisico ne può gioire, ma non c'è effetto diretto, ecco. Domanda, Flavio, ma Sì. se una persona, diciamo, non ha, perché adesso a me sta venendo proprio così, mi è venuta la voglia di provarlo, ma se una persona, diciamo, non ha particolari, diciamo, situazioni da sciogliere, quindi è una cosa che comunque è utile per un'evoluzione successiva, cioè la preparazione a un'evoluzione che magari uno non immagina o non pensa nel momento della vita in cui sta vivendo, ma che potrebbe poi prospettarsi negli anni futuri, cioè una proiezione in avanti del nostro essere, della nostra vita, può essere? Certo, perché essendo un sistema, una tecnica che lavora a livello spirituale, nel mondo spirituale il tempo non esiste, quindi le barriere temporali non ci sono. E quindi andando a esaminare una situazione pur senza avere l'urgenza, è come se all'orecchio qualcuno ti sussurrasse: ma perché non provi a? E potrebbe essere indirizzato a fare una cosa che lo condurrà poi in futuro a fare delle scelte, a fare delle azioni delle quali gioire e bearsi se ha indovinato o pentirsi se ha sbagliato strada. È in questo senso che prima parlavi mi sembra che dicessi delirio di onnipotenza, cioè la pericolosità deriva dal fatto che poi se uno fa diventare questo suggerimento che arriva dallo spirito, se permettimi questo termine, lo fa Sì, diventare come una missione da portare a termine subito, cioè immediatamente rischia di diventare veramente una controproducente, ho capito bene? se cerca di forzare le cose, ho potuto riscontrare è che ci sono degli ostacoli che lo fermano immediatamente. Quindi il delirio di onnipotenza viene stroncato sul nascere. Quindi diventa quasi deleterio, cioè sarebbe, allora, quindi se non si ha una coscienza adeguatamente solida, è meglio non farlo. Certo, no, su questo sono d'accordo. È una cosa che va presa ovviamente con le debite misure personali, per cui ognuno deve poter valutare fino a che punto spingersi. Anche quando ci si lavora, per quanto la valutazione che posso fare può essere soggetta a errori, quindi sono umano, posso sbagliare anch'io, però di solito si cerca di procedere con molta calma, senza andare a incrociare delle sfide importanti, che quello potrebbe essere molto pericoloso, ma iniziando a lavorare su equilibri che sono meno impegnativi e quindi pian piano portare il soggetto fino
a poter fare delle scelte invece più importanti. Ho dimenticato una cosa, il simbolo runico può essere anche disegnato sulla pelle, non dico tatuato, però una volta che la runa è stata individuata, quella che ci necessita, oltre ad avere un'indicazione di che cosa fare, ce la possiamo disegnare con un tatuaggio non permanente ma provvisorio che ci inviti a svolgere, diciamo, essere coerenti con il compito che abbiamo scelto. Ho capito, che bello. Ma quindi adesso va bene, non vedo l'ora di iniziare a vedere, ma solamente 2 alla volta di rune? Oh, due per E puntata. non è un discorso breve, se le, Ah, voglia- no. se le vogliamo esaminare bene, all'inizio avevo pensato di farne una per puntata, poi effettivamente forse sarebbe venuta una puntata corta, però direi che proveremo all'inizio, la prossima puntata, il prossimo incontro, a farne due, se ci entra anche la terza, ce la mettiamo. Più che volentieri, Ecco, ok. vediamo, senza dover, diciamo, sacrificare dei particolari che in Ah, ok, effetti ok, ok. possono essere interessanti. Per il momento abbiamo toccato l'ora, quindi ci possiamo accontentare. L'ora la lezione universitaria, un'ora, adesso sono alla campana. Siamo veramente agli sgoccioli. Ma guarda, la seconda parte mi è volata perché proprio ero immerso in questo mondo, in questi mondi. Ecco, Senti Flavio, io ti ringrazio, che è il minimo che si possa fare per chi è appassionato della conoscenza. E quindi, se tu sei d'accordo, Flavio, direi di salutarci, di invitare i nostri ascoltatori, che abbiamo detto d'ora in poi chiameremo turisti della conoscenza, a esatto. iscriversi assolutamente, a seguirci, fare dei commenti, fare domande, cioè siate curiosi, perché alla fine la vita è un viaggio attraverso la conoscenza di ciò che ci affascina, secondo me. Quindi approfittare di queste occasioni per fare domande, per soddisfare la propria curiosità, la propria Che, fame di conoscenza. che tra Ok? l'altro è uno scambio reciproco, perché così anche noi abbiamo il polso della situazione, sappiamo se dobbiamo modificare magari qualche cosa, date dei consigli anche sulla durata, preferite avere soltanto la 3 ore mezz'ora, 3 ore, ok. di rune, facciamo 6, 2, 4, 6 rune la prossima volta. Va Partiamo bene. la mattina, poi facciamo pausa pranzo in diretta, mangiamo insieme e poi si va avanti. Ecco, credo che questa aspettativa sia un filino al di sopra delle possibilità. Perfetto. Ok Flavio, grazie ancora e salutiamo tutti, un grande abbraccio e alla prossima. Grazie a te Gianluca per il supporto, per l'invito che hai fatto ai nostri viaggiatori e quindi grazie e viaggeremo insieme. Assolutamente.